Ecco, così vedete anche i segreti della nostra attrezzatura. Non è che siamo proprio messi male su Paloma come attrezzatura, eh? Siamo pronti a dar filo da torcere a Jacques Cousteau. Questa è la Pocket DJI 2, una potenza della natura. Un portento. Un portento. Siamo su Paloma, la mitica Paloma, ormai è mitica perché andiamo in giro per la laguna o andiamo in giro per il mare, vi giuro, ci suonano le trombe anche dai maxi yacht e ci salutano. Ciao Paloma! Ormai ci riconoscono. Non era la fama che cercavamo, ve lo assicuriamo. Trovare la fama attraverso un canale YouTube non lo so, sarebbe divertente ma non ci interessa. Vamos! Bene ragazzi, è ora di strigliare le vele a Paloma, quindi adesso isseremo, siccome siamo in laguna, isseremo prima cosa il fiocco. Il fiocco è la vela di prua, si chiama fiocco perché si avvolge. Metteremo mano alla drizza del fiocco, che è quella interna. Adesso sto mettendo la prua al vento, come vedete adesso abbiamo un sud-est, una pressione sud-est abbastanza pronunciata, e alzeremo intanto, inseremo il fiocco. Come vi dico, metto la prua al vento e lascio lo stopper, prendo la drizza e via, da seduto. Guardate il fiocco come va su. Come vedete abbiamo aumentato l'andatura, io posso addirittura spegnere il motore in questo momento. E guardate, ok, fiocco fissato, e guardate la magia, dobbiamo cazzare il fiocco da questa parte qui, adesso ci penso io. Intanto tengo il timone, fisso lo stopper, la barca sta già viaggiando da sola e guardate la magia. Spento il motore e guardate. Aspetta, calma. Adesso vedi, solamente un po' da aspettare. Perché stiamo per aprire la randa, quindi avrete modo di vedere qualcosa di veramente particolare, ovvero lissata randa e nelle bocche di porto. Quindi interessante vedere come solo di fiocco adesso siamo sbandati già di 25 gradi circa, solo col fiocco, perché abbiamo una pressione reale. E vediamo, dipende da tanti fattori. Oggi usciamo dalle bocche di porto velocemente. Adesso è il momento di issare randa. Ci sei? Sì. Bene. Adesso ho messo la barca in un'andatura di poppa, un'andatura portante, e come vedete le vele, il boma è completamente aperto e qua dovete stare attentissimi alla bomata in testa, perché se cambia mure all'improvviso, ragazzi, arriva una di quelle botte che non vi aspettate. Si potrebbero mettere anche a farfalla le vele, ovvero guardate come sta viaggiando col pilota automatico, andatura portante, vi dico i nodi, 3 nodi punto 1, non è poco con questo vento. Guardate, vedete? Lei prende tutto il vento, ma viaggia, Io lo so Giorgio, perché ho avuto esperienza con l'andatura, anche io ho preso un colpo in testa incredibile con l'andatura di poppa. Si chiamava Claudia, in un villaggio, mi sa che era un villaggio che ero con te o con Murphy, e aveva un'andatura di poppa. Me lo immaginavo, Tidio, che mi veniva sono fuori preso sta una cosa. botta in testa quel giorno, quindi ragazzi
quando c'è l'andatura di poppa, a parte gli scherzi, bisogna stare più bassi del boma, mai trascurare queste cose, ve lo dico da non esperto, ecco, perché possiate capire. Stiamo andando. E il tuo pilota automatico guida al posto mio. Sono così felice. Siamo sbandati